Le etichette discografiche sono una truffa. Questo è quello che dicono sempre più artisti emergenti che stanno firmando contratti nuovi con etichette o major. Ma la vera domanda è perché? Io oggi voglio raccontare una cosa che nell'industria musicale viene passata come opportunità, ma che in realtà troppo spesso nella pratica assomiglia più a una trappola lucidata molto bene. Perché il punto non è, e vabbè, firmi e diventi famoso, cosa che in molti pensano purtroppo. Il punto è che oggi molti artisti vedono una canzone che gli va bene sui social, magari su TikTok, Instagram, YouTube, e diventa magari pure virale, e invece di entrare in una nuova fase della loro carriera superiore, entrano in un tunnel senza uscita, dove non controllano i soldi, non controllano le uscite, non controllano il timing di pubblicazione dei propri pezzi e a volte manco la loro musica. E la cosa più assurda è questa: mentre il settore cresce a livelli esponenziali, gli artisti si sentono sempre più piccoli all'interno dell'industria stessa. Solo nel 2025 i ricavi dell'industria musicale stanno attorno a 31,7 miliardi di dollari. 11° anno consecutivo di crescita. Mentre invece gli stipendi dati agli artisti sono sempre più piccoli, sempre più minimali, inferiori. E la domanda vera che sorge spontanea è: chi li controlla? Chi li trattiene? E chi decide quando tu esisti o quando non esisti? E mettiamo in chiaro una cosa: non sto dicendo che ogni etichetta è una truffa. Il problema è che esistono etichette serie e etichette barra major che purtroppo fanno questi scam con gli artisti. Il problema è che sono sempre di più le etichette major che fanno questa cosa, che fanno questi giochini con gli artisti emergenti. E non va assolutamente bene. Infatti ci sono etichette major che ti portano ad uno sviluppo serio del tuo lato artistico e sempre più etichette major che purtroppo invece di firmarti un contratto per il successo ti fanno firmare una completa perdita di controllo. Perché il punto non è solo quanto ti offrono, è cosa ti chiedono in cambio. È un po' come un patto col diavolo. Cosa ti resta effettivamente nelle mani e cosa succede quando smetti di essere il nuovo giocattolino, no, dell'industria, il nuovo hype del momento. E questa roba non la stanno dicendo solo artisti di basso livello, incavolati in camera loro a discutere di queste cose. È un problema reale che per esempio nel Regno Unito ha portato un codice di trasparenza sul music streaming sostenuto dal governo stesso. E il Parlamento continua a discutere di trattamenti di rinegoziazione dei contratti stessi, diritti di riacquisto e una remunerazione più equa. Uno stipendio più equo per gli artisti. Quando arriva fin lì capisci che non è più paranoia da forum, è un contesto reale purtroppo. Qui per esempio entra in gioco Shade, artista italiano molto famoso, che secondo me ha centrato proprio il punto in uno degli ultimi reel che ha pubblicato su Instagram. Ma vediamolo insieme. Tu fai tante canzoni, ok? Per sbaglio, una canzone ti va virale ed è qui che entrano in gioco i nostri amici delle multinazionali, che dicono, Ovviamente. come il meme di DiCaprio, questo sta andando forte, prendiamolo. Ti fanno un contratto da 20-30 mila euro, che per te sono tantissimi, per loro sono l'euro del carrello, e non te li danno in mano questi soldi, ti dicono questi li spendiamo in marketing, questi li mettiamo lì. Tu non avrai neanche reale prova che quei soldi siano stati spesi, perché non puoi chiedergli i rendiconti, e se lo fai ti dicono ho chiamato ma hanno detto di no, non sono interessati. Non saprai mai neanche se abbiano alzato veramente il telefono. E se sei uno come me che piuttosto che chiedere un bicchiere d'acqua muore di sete, a 18 anni, 19 anni, quanti ne hai, sicuro non gli chiederai nulla. Ma ti capisco. E quando farai la canzone dopo quella virale, quella per cui loro ti hanno preso, e non andrà virale, perché non andrà virale, perché la viralità è una casualità, è totalmente random. Puoi ripetere tutti i crismi per cui le canzoni vanno virali, ma non è detto che ci vadano. Le discografiche spendono anche 50-100 mila euro per far sì che le canzoni dei big vadano virali, e magari non vanno virali. Quindi se non vanno con quei soldi là, figurati senza, non è colpa tua. Magari quella canzone lì è anche più bella di quella che poi aveva funzionato su TikTok. Non è colpa tua, ficcatelo in quella testolina. Voglio solo cercare di risparmiarti tanti mesi di terapia da qui in poi. Quello che non ti dicono poi è che smetteranno di risponderti alle mail, al telefono. Ghosting. Diventerai un peso, diventerai quello che quando compare il nome sul display alzano gli occhi al cielo e dicono
Oh mamma mia, ancora questo, ma chi lo vuole? Tu l'hai voluto, cazzo. Tu l'hai firmato, sto ragazzino, che magari aveva anche un potenziale, poteva diventare qualcosa di grande. E tu gli stai tagliando le gambe all'inizio. Ma come puoi? Come puoi andare a dormire tranquillo? Questo video, che ha pubblicato a inizio aprile del 2026, parla di artisti emergenti e di come funziona adesso il music business. E descrive un meccanismo chiarissimo. Fai una canzone, esplodi per caso sui social, arrivano le multinazionali e ti mettono davanti un contratto da 20-30 mila euro, come abbiamo sentito, no? E tu pensi, cazzo, mi stanno cambiando la vita. Anche perché 20-30 mila euro, cioè, davvero, li vedi in un anno con uno stipendio normale, capito? Poi cosa succede? Ti viene raccontato che quei soldi verranno reinvestiti in marketing, in spinta, in progetti, in collaborazioni. Risultato? Tu quei 20-30 mila euro non li gestisci. Non sono tuoi e ti possono dire che verranno reinvestiti in 10.000 modi diversi, ma tu non avrai mai la certezza di come verranno reinvestiti realmente e che tutto quel reinvestire si trasformi in una carriera e in riscontri reali. E Shade dice una cosa super sensata e pesante allo stesso tempo, cioè tu con un pezzo sei diventato virale, ma non è detto che il secondo pezzo diventi ancora virale. Anzi, la probabilità che diventi virale è bassissima, ma non perché fai schifo, come ha detto lui, ma perché realmente è una somma di 10.000 fattori messi insieme del fatto che quel pezzo sia diventato virale. Ed è normale che non lo diventi il secondo, il terzo pezzo, il quarto pezzo, anche se valgono molto di più magari del primo che è diventato virale, che sono fatti molto meglio, con una qualità, con un mixaggio, con una produzione molto più elevata del primo. Ma probabilmente non diventeranno virali. E questo cosa significa? Che tu diventerai un fantasma per l'etichetta o per le major, perché dicono: ah, ok, tu non sei più virale, non ci crei più viralità, allora ti lasciamo da parte. Risultato? Tu non hai visto niente, né soldi, hai perso tempo, voglia, e tutto questo fa male sia per l'industria ma soprattutto per gli artisti. Agli artisti fa malissimo tutto questo, sia psicologicamente che per un fattore economico. Quindi la cosa più importante è non farsi ingannare da cifre proposte così elevate, che in realtà per loro, come dice anche Shade, sono briciole 20-30 mila euro, ma di informarsi realmente su chi gestisce quei soldi, se li gestisci tu o se li gestiscono loro e come verranno reinvestiti, ma non a voce e basta queste cose fartele dire, ma con documentazione reale e probabile, senza girarci intorno. E poi c'è un problema anche di costi, cioè che molti artisti vedono i propri soldi venire investiti in marketing, pubblicità, come abbiamo detto, e 100.000 cose, ma il recupero di quei soldi è pari a zero, perché molte volte le royalties non pagano un cazzo confronto a quanto spendi per fare tutta questo marketing che vogliono loro. Quindi il risultato è: tu hai perso realmente tempo e soldi. Infatti il problema non è l'advance in sé, l'advance cioè il marketing appunto che c'è dietro, ma in certi casi, in certi casi serve molto avere questo advance, perché è come funziona l'industria, ok? Ma devi gestirlo tu, e soprattutto è quando l'advance viene raccontato con libertà, quando in realtà è contrattualmente dipendenza da loro, è un non avere gestione minima di quello che fai. Poi c'è un altro tema enorme: il blocco degli artisti. Cosa significa il blocco degli artisti? Non sempre ti bloccano dicendotelo in faccia, dicendo no, tu devi stare fermo, non devi pubblicare niente, ma ti bloccano più elegantemente: no, non è il momento giusto per pubblicare i pezzi, no, stiamo aspettando che il mercato sia pronto, ok? Oppure ci sono altre priorità al momento. E tu stai fermo anni ad aspettare che tu possa rilasciare effettivamente della musica. O magari ti danno dei limiti davvero assurdi, cioè 2 pezzi l'anno. Chi campa con 2 pezzi all'anno? Un caso recentissimo è quello di Kim Petras. A gennaio 2026 ha scritto pubblicamente che il suo album era pronto da mesi e mesi e mesi, ma che la label non gli dava opportunità di pubblicazione. Gli continuava a dire: no, non sei pronta, no, ci sono altre priorità, no, bisogna aspettare. Risultato? Non pagava i collaboratori la label. Persino un video autoprodotto da lei non glielo faceva pubblicare l'etichetta. Autoprodotto vuol dire che non hanno speso niente, cioè non ha speso niente l'etichetta, non c'entrava niente.
eppure no, tu devi stare ferma. E qua vi dico cosa ha detto lei. Ha detto chiaramente di sentirsi senza controllo sulla propria vita e carriera e ha chiesto di essere lasciata andare dall'etichetta. E non è un caso isolato. Chappelle Rogan è un esempio fortissimo perché mostra un altro lato, un'altra problematica. Il gusto artistico filtrato dai piani alti. Secondo quanto riportato dal 2024, la label di cui faceva parte voleva cambiare tutti gli elementi chiave di Pink Pony Club, un suo singolo famosissimo. Poi dopo un primo avviso, Chappelle Roan venne scaricata dall'etichetta. Risultato, pubblicò il pezzo dopo ed esplose. Tutto questo solo perché non piaceva ai piani alti dell'etichetta. Quindi questo vi fa capire che non decidi tu quando stai dentro a un'etichetta, a una label, un qualcosa. È tutto deciso dai piani alti e se gli vai bene, se obbedisci, ok, rimani dentro. Ma se trovi tanto così da dire, non ci mettono nulla a scaricarti. Parliamo di 31 miliardi di dollari in un anno, cioè sono tantissimi. E di te non se ne fanno niente se tu non obbedisci. Ti scaricano, sei sostituibile. E qual è il motivo per cui tanti firmano allora? Il motivo è speranza, è fame, voglia di prendersi tutto. Ed è capibilissimo. Ma qua stiamo parlando di un sistema rotto, di un sistema di cui in pochi ne parlano e quei pochi che ne parlano vengono silenziati, vengono zittiti ed è bruttissimo, è da cambiare. E c'è persino un caso in Italia raccontato poche settimane fa dal All Music Italia con l'avvocato Fabio Falcone. Un artista emergente era rimasto incastrato da anni in un'etichetta che prometteva sviluppo e dava zero in sostanza, senza compensi e con una comunicazione sparita nell'oblio, nel nulla. Nel nulla cosmico. Quindi quando ti promettono qualcosa non c'è più la domanda del firmo o non firmo. La domanda vera è: firmo perché mi vogliono costruire un'immagine vera, vogliono aiutarmi nel mio successo, o firmano perché vogliono trasformarmi in un burattino dell'industria? E qua entra in gioco un altro capitolo, cioè all'inizio pensi, no? Devo firmare perché voglio creare qualcosa. Poi quando le cose vanno male, capisci che quello che hai creato non è in mano tua. Tu non gestisci niente. Allora, la vera domanda che ti devi fare è: ma le royalties vanno a me? Ma il pezzo è in mano mia? Ma quello che creo c'è il mio nome perché è di mia proprietà? O è tutto in mano ai piani alti dell'industria? Perché la maggior parte delle volte tu in mano non c'hai niente, tu c'hai zero. Sia per un fattore economico di soldi, che non hai in mano realmente niente, sia per un fattore di royalties, di diritti, tu non hai in mano niente, hai in mano tutto l'etichetta. Ed è proprio in quello che firmi che c'è scritto dove andrà a finire il tutto. Per esempio Taylor Swift ha maggio 2025 è riuscita a comprare le royalties dei suoi primi 6 dischi, chiudendo così un caso che andava avanti da anni, perché lei in mano aveva niente dei suoi primi 6 dischi. E qua stiamo parlando di uno dei nomi più famosi sul pianeta, cioè Taylor Swift non è a mio cugino che va a registrare in cantina, cioè è una cosa folle che lei abbia dovuto passare anche lei sia dovuta passare per questo loop dell'industria, in questo scam continuo. Quindi il punto di questo video non è il dirvi non firmate mai, tutto è uno scam. È per farvi rendere conto che purtroppo siamo in una fase di questa industria musicale malata che sempre più etichette, soprattutto etichette a volte famose, che dici non te lo aspetti ma succede, che con gli artisti emergenti li prendono un po' così, li prendono molto come ok, ti spremiamo, vediamo fin dove arriviamo, no? Però non ci perdiamo nulla perché tanto a te non diamo niente. Quindi è il momento di aprire gli occhi su come funziona l'industria musicale, è il momento di renderci conto che non siamo dei burattini, non siamo delle persone che possono manipolare come vogliono e poi abbandonare per strada perché non gli andiamo più bene, non siamo delle persone da poter scammare in questo modo. Lo scam vero non è solo quando ti promettono dei soldi ma che in realtà tu non li avrai. Il problema è quando ti promettono aspettative, ti promettono una crescita, ti promettono tante cose e in realtà poi hai una perdita di tempo, soldi, salute mentale elevatissima. E questi scam non ci sono solo nell'industria musicale, ci sono in tutti i settori dell'industria lavorativa, ma volevo parlare di ciò perché
in pochissimi ne stanno parlando e facendo parte dell'industria musicale, in primis, voglio portare chiarezza, voglio far aprire gli occhi a tutti gli artisti emergenti che come me si stanno facendo un culo così e i risultati sono sempre pari a zero. Ma non è colpa vostra, è colpa di come viene gestita l'industria. I burattini che fanno più soldi, no? Quindi le persone più famose nell'industria non ci andranno mai a perdere, rimarranno sempre lì. Ma voi che arrivate dal nulla davvero, senza raccomandazioni, senza soldi che tirate fuori 30.000 euro, 40.000 euro voi di tasca propria per investirli nella musica, vi scammano sempre di più e è bruttissima come cosa. Quindi io sono Liud, siamo arrivati alla fine di questo video spiegazione sugli scam nell'industria musicale. Io vi invito a lasciare un like, un commento, ad iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di scrivermi nei commenti cosa ne pensate voi di questo mega loop dell'industria che è bruttissimo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!